Gabriella Mazziotti oggi ci fa vedere come si fanno i cavatielli alla Cilentana. Siamo al Sentiero, azienda biologica, azienda agricola biologica, e oggi ci fai vedere un piatto tradizionale, i cavatielli alla Cilentana. Che cosa sono i cavatielli? È una pasta tipica di qua, fatta in casa, a base di farina di semola e acqua bollente. Semplicissimo, niente di... è un po' un problema lavorarla perché l'acqua deve essere proprio bollente, quindi bisogna fare attenzione a non scottarsi le mani. Quindi questo è 1 chilo di farina di grano duro, di semola di grano duro. Esatto. Impastata con acqua bollente, deve essere proprio bollente, quindi attenzione alle mani. Conviene cominciare con un cucchiaio di legno, in modo che mano a mano si assorbe l'acqua, la farina si assorbe l'acqua che viene inserita un po' alla volta. E poi bisogna farsi coraggio, mettere le manine dentro e impastare. Io generalmente ad agosto ho le mani magari con qualche di bolle, perché alla fine, pur facendo tanta attenzione, mi scappa sempre, va a finire sempre che mi scotto. Anche ecco, in questa fase qua, che l'acqua è molto molto calda, però serve proprio per far venire la pasta molto tenera, altrimenti bisogna fare attenzione a non mettere poca acqua, altrimenti l'impasto rimane molto duro, o troppa che rimane molle molle, quindi diventa un problema lavorarla poi la pasta. Non c'è una dose, almeno io personalmente non ho una dose scritta, tot acqua e tot farina, cioè la impasto ad occhio, ormai col tempo ho imparato a capire la dose giusta, ma me ne accorgo semplicemente quando lavorandola con le mani, cioè comincio a mettere un po' d'acqua calda e la giro con il cucchiaio di legno, mano a mano. Poi quando vedo che arriva a una certa densità, comincio a lavorarla con le mani e lavorandola con le mani mi rendo conto se è troppo dura, quindi ha bisogno di altra acqua, o è troppo morbida e quindi devo aggiungere della farina. Deve risultare come un panotto morbido, deve essere lavorato, steso, così. Molto semplice, però bisogna fare attenzione perché, ripeto, se si mette troppa acqua rimane il panotto molto molto morbido e diventa difficile da lavorare, da stendere, se è troppo duro la pasta, poi il cavatello quando va cotto rimane più duro. Il cavatello è un piatto tradizionale, ma si mangiava tutti i giorni o era un piatto di festa? No, non era un piatto di festa perché in tempi di miseria si coltivava il grano e quindi la pasta fatta in casa era una normale... era abitudine, era una cosa giornaliera, cioè non si poteva comprare la pasta e quindi tutti coltivavano il grano e quindi c'era la possibilità di farsi la pasta fatta in casa. Quindi si mangiava un po' tutti i giorni, probabilmente piccole quantità, non piatti enormi. Piattoni, no. E neanche tutti i giorni, perché si mangiava più che altro verdura, roba dell'orto. Poi si prende farina normale, non di semola, e si finisce di lavorare. Ecco, questo è il panotto finito, si lavora bene bene. Quindi in fondo non ci vogliono molti minuti per prepararla? No, per preparare il panotto no, ci vuole un po' di tempo per stendere la pasta e per cavarla. Là è il lavoro. Anche se questa è una fase comunque delicata della pasta, cioè sembra semplice, però se si sbaglia l'impasto è un problema poi stenderla, lavorarla e il prodotto finito non è buono, quindi ci vuole un po' di esperienza anche in questo. Chi ti ha insegnato a fare i cavatelli? Ricordo mia mamma che li faceva non spessissimo, già quando stavamo a Torino, qualche volta la domenica. Poi io mi sono sposata nel 90, me ne sono venuta qua e devo dire la verità, non ero bravissima a cucinare quando mi sono sposata, il minimo indispensabile. E ho imparato un po' da mia suocera, un po', ricordo una vecchietta che adesso non c'è più del paese, andai a mangiare a casa sua una sera e aveva fatto questi cavatelli con un sugo semplice ma di un sapore. Allora gli chiesi: ma cosa ci avete messo dentro il sugo? E lei mi disse ci aveva fatto la braciola di uova, io non me la ricordavo mai, cioè uova e formaggio di capra fatta frittatina, sbattuto, poi messo in padelle, viene tipo un omelette,
un'omelette e poi calata nel sugo, si fa cuocere il sugo con questa braciola di uovo, invece della braciola di carne. Quindi è come se fosse una finta bracciola, nel senso che la carne non c'è, ma esatto, però il sapore è molto molto più buono, ve l'assicuro. Poi c'è qualcuno che usa mettere anche dentro, al momento che si avvolge l'omelette, chiamiamola così, la braciola, meglio braciola che omelette, perché sennò sembra francese, ci mette, che ne so, una foglia di un rametto di prezzemolo, insomma, per dare un gusto più. A me piace molto semplice. Una scaglia di formaggio. Allora, la mia particolarità è che il cavatiello cilentano generalmente è questo. Adesso vi faccio vedere il cavatello cilentano, è questo qua. Si taglia così e poi si cava con 2 dita. Il mio cavatello invece, il cavatello dell'agriturismo al sentiero, è una mania mia, a me piacciono piccoli piccoli piccoli. Tanti clienti mi dicono: ma hai una macchinetta per fare questi cavatelli così piccoli? E non mi credono quando gli dico: no, io li faccio a mano. Ecco qua. È come se in testa avessi già una misura standard, tanto che c'è mia mamma che spesso quando li cuciniamo, no? Mi dice: li fai così piccoli che fra poco neanche lo scolapasta li prende e bisogna mangiarli con il cucchiaio. Però a me piace da vedere nel piatto piccolini piccolini, sembrano tante. E poi probabilmente il rapporto tra un cavatello così piccolo e il sugo cambia, si intridono di più. Esatto, cioè diventa un unico sapore, in bocca prende, non lo so, ha un sapore completamente diverso. Può darsi anche che sia un cavillo mio. Senti, i sughi più classici per i cavatelli quali sono? Generalmente con la braciola e il ragù, con la braciola di carne però, tipica, classica, che in genere si fa la domenica, o il cavatello o il fusillo, sempre fatto in casa, quello col ferretto, oppure con la braciola di uova. Però noi, oltre a fare questo, è un tipo di pasta che si presta a molti condimenti. Ad esempio facciamo i cavatelli con i carciofi in bianco trifolati, sono molto molto delicati, avendo comunque tante 500-600 piante di carciofi, ne possiamo fare parecchi usi. Ad esempio facciamo i carciofi ripieni con le fave, con ripieno di uova, formaggio, prezzemolo, formaggio di capra, mollica di pane, e poi tanti li facciamo trifolati che si prestano con il cavatello in bianco, un po' di parmigiano, è un piatto che va molto. Oppure con i cavatelli con gli asparagi selvatici e i gamberetti. Gli asparagi, noi abbiamo questa grande azienda dove insomma è ricca di piante di sparognole, che chiamiamo noi, quindi quando è periodo andiamo a raccoglierli e facciamo questo abbinamento asparagi selvatici e gamberetti. E fra l'altro Galdo è una frazione del comune di Pollica e quindi è molto vicino al mare. Il gamberetto è, diciamo, un connubio. Facciamo il connubio mare-monti, esatto, sposiamo le due caratteristiche, insomma, l'agricoltura, la terra con il mare. Un altro connubio che va molto, che piace molto, è anche zucchine e gamberetti, oppure fiori di zucca e gamberetti. Comunque c'è sempre questo sodalizio, diciamo, questo matrimonio tra il mare e i monti. E poi c'è un sughetto particolare della casa che si chiama, noi lo chiamiamo il cavatello alla cilentana, che è una specialità di mia mamma. È un sughetto fatto con un misto di carni, molta cipolla, un misto di carni sbriciolate e i pomodorini, le ciliegine, un po' di vino bianco e poco viene fatta rosolare la cipolla, tanta cipolla con il vino bianco, poi si ci unisce questo trito, questo sbriciolato di carni già cotte, vanno sbriciolate. Si unisce alla cipolla col vino bianco, si fa andare lento e poi si ci aggiungono le ciliegine, i pomodorini, e poi alla fine, all'ultimo proprio, si ci aggiunge un po' di peperoncino. È un altro piatto proprio tipico, forse d'estate, insomma, quando fa caldo, però va comunque, è proprio una peculiarità di questo posto. Questi insomma sono i sughetti con cui si presta. Io faccio anche i cavatelli con i ceci.
in bianco. L'uso dei legumi nel Cilento era molto comune tradizionalmente? Sì, 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 vabbè, considerate che insomma, i cosiddetti piatti poveri di una volta, i lenticchie, i ceci, i fagioli, ma le verdure in genere, le verdure possono, cioè dall'antipasto, come primo, come secondo, come contorno, la verdura comunque è alla base, soprattutto qua in collina, cioè rispetto ad Acciaroli dove la base è il pesce naturalmente, perché qua in collina è più che altro l'agricoltura, quindi le verdure che possono essere valorizzate. Tutte le famiglie di Galdo e dei paesi dei dintorni hanno un orto? Quasi tutte oggi, diciamo quasi tutte, perché forse il progresso ha... Io ricordo quando ero piccola, io sono nata qua ma sono cresciuta a Torino, no? Allora quando si chiudevano le scuole a giugno, il primo pensiero era correre giù qua a Galdo, che c'erano i miei nonni, i miei cugini, gli zii, e quindi passavo metà giugno, luglio, agosto qua, mi dimenticavo proprio della città. E mi ricordo che in paese, bene o male, quasi tutti sotto casa avevano questa piccola stalla con la capretta. Io ad esempio venivo giù, mia nonna mica andava a comprare il latte nel negozio, cioè chi voleva mangiare alla mattina, latte di capra, quello era. E pane biscottato, né biscottate né dolci, non c'era la brioscina, non c'era niente. Il pane fatto in casa, il pane biscottato che mia nonna faceva ogni 10-15 giorni. Allora appena fatto il forno si mangiava la camoscia, la chiamava mia nonna, è il classico panello? La panella, Pagnotta. la pagnotta di pane, se ne facevano, che ne so, 5, 6, pure 10, perché eravamo una bella squadra, perché arrivavano tutti i nipoti da tutta Italia, no? E mia nonna poi ci teneva tutti attorno, quindi per il pane fatto in casa naturalmente lo conservava nelle casse. Mia nonna teneva questa cassa dove c'erano le tovaglie e ci metteva dentro queste camosce, queste panelle, e quindi per una settimana, 10 giorni noi mangiavamo il pane fatto in casa fresco. Quando finiva quello, e poi c'era il pane biscottato, il pane duro, e la mattina a colazione latte di capra con il biscotto di pane. E vi ricordo che i primi giorni facevo fatica a mangiare, perché ero abituata con il latte della centrale di Torino, comprate in latteria, e la brioscina, la fetta di pizza la mattina, insomma eravamo abituati. Quando venivo giù la prima settimana era un problema fare colazione, perché sentivo quel latte, non mi piaceva. Poi mano a mano cominciavo ad assaporare, e quando arrivavo al punto che magari la mattina prendevo il latte con il biscotto di pane. La sera non volevo mangiare, non volevo nulla di cucinato, dico no, io mi faccio il latte di capra. Senti, il grasso di maiale si usava nella cucina tradizionale, lo strutto, la sugna, Io la ancora lo pancetta? faccio, lo faccio soprattutto, lo strutto è ottimo per i dolci, per fare i cannoli cilentani, per fare anche la pasta frolla, ma una qualunque torta, invece di usare il burro, io ad esempio non uso margarina in modo più assoluto, perché non... però uso molto strutto, anche se tanti dicono no, ma io lo sento, basta non dirlo e nessuno lo sente, ve l'assicuro, perché se qualcuno dice ma mica usi lo strutto, no, è burro, è ottima, senza sapere che in realtà è lo strutto, quindi basta non dirlo. E secondo te perché le persone hanno paura dello strutto oggi? Non è perché meglio lo uno strutto secondo me, biologico che una margarina industriale? esatto, sicuramente. Il problema è che siamo talmente, secondo me, bombardati, no? Dalla televisione, dalle pubblicità, il colesterolo, i trigliceridi, senza sapere che fa più male per un malato, cioè per una persona che ha una patologia del diabete, della pressione alta o del colesterolo. Fa sicuramente molto più male mangiare in un dolce una dose di margarina che non di strutto, che è completamente naturale. Ma è una questione di mentalità, di educazione, soprattutto di educazione, perché siamo andati oltre e si sono persi una volta. Nel passato, quando c'era la miseria, c'era la fame, non c'erano tutti questi problemi di pressione alta, di colesterolo e di trigliceridi, eppure la gente mangiava questo, mangiava il grasso di maiale, mangiava cioè del maiale ad esempio all'epoca non si buttava niente, questo me lo racconta sempre mia nonna e mia mamma. Oggi quando ammazzano un maiale è più quello che va nella spazzatura che quello che si usa. Quindi molto probabilmente una delle regole della dieta mediterranea è mangiare un po' di tutto. esatto, senza abbondare, senza esagerare,
innanzitutto invece di usare questi oli, questi grassi vegetali, alla base io penso che ci sia sempre l'olio d'oliva, che insieme al pane, secondo me una cena con una bruschetta, una fetta di pane anche di 2 giorni prima, passata un attimo su un po' di brace, un filo d'olio e 2 pezzettini di pomodoro, è la cena migliore che ci sia in assoluto, semplice, naturale. Sicuramente si evitano problemi di colesterolo, di grasso e tutto il resto. Passeggiare, camminare, una buona attività fisica, che non serve neanche andare a passeggiare, basta lavorare, perché uno che lavora nella terra non ha bisogno di andare a fare la camminata per smaltire. Non ha bisogno di fare fitness. No, per niente. Io vi dico, la mia giornata inizia ad esempio alle 5 la mattina. Io stamattina alle 5 ero già in campagna a fare l'erba alle capre. Ho riempito una macchina perché adesso fa caldo, erba da portare al pascolo, insomma non c'è granché, quindi vado a trovarmi in tutti i posti dove c'è ancora un po' d'erba. Parto la mattina alle 5, massimo alle 6 meno un quarto sono qua, vado dalle capre, pulisco la stalla, le mungo, gli metto la macedonia, mele, pere, albicocche, quelle che trovo a terra che ormai non sono buone da portare a tavola, gli metto questi fasci d'erba e poi torno a casa, mi faccio una doccia e vengo su all'agriturismo. Colazioni, camere, prepara il sugo, prepara la pasta, cioè la giornata così piena che mangio tutto, prodotti della mia azienda prevalentemente, quindi olio, formaggio, verdure, fave, carciofi. Non uso la bilancia per pesare queste, non ho problemi di linea, non ho problemi di colesterolo, non ho problemi di trigliceridi. E i tuoi ospiti sono felici? E i miei ospiti sono molto felici, sì, e questa è la soddisfazione più grande. Il mio piatto della memoria è una cosa molto semplice che mi porterò sempre dentro, perché è legato a un sapore, a un profumo e a una semplicità che non dimenticherò mai, che ancora oggi cerco di imitare ma non riesco più a sentire lo stesso sapore e lo stesso profumo. Allora, io sono nata qua a Galdo e i miei si sono trasferiti a Torino che io avevo 5 anni, quindi venivo qua a Galdo durante le vacanze natalizie oppure a giugno quando si chiudevano le scuole. Ricordo il periodo delle vacanze natalizie che scendevamo giù e stavamo sempre a casa di mia nonna. Mia nonna aveva ancora l'abitudine di cucinare sul fuoco, cioè aveva questo grande camino dove ci teneva questo pentolone nero fatto di fumo di fuoco, no? Allora la sera d'inverno a Natale, visto che eravamo parecchi nipoti che arrivavano da parecchie parti d'Italia, quindi insomma sapeva che ci faceva felici solo con una determinata cosa, che a Natale per noi era festa, allora impastava questa grande piatta enorme e ci faceva le pizze fritte. E poi le cuoceva dentro questa pentola sul fuoco e niente, le distribuiva poi a tutti sti nipoti e una tirava l'altra, avevano questo sapore. Poi faceva anche il pomodoro proprio da mettere su questa pizzetta fritta, lo faceva cuocere sempre sul fuoco in queste pentole di terracotta. Si metteva la mattina presto, poverina, e cuoceva lento lento quel sugo per una giornata. Lei diceva: il sugo per essere buono deve cuocere tante ore a fuoco lento, vi dovete svegliare la mattina presto e dovete mettere a cuocere il sugo. E poi ci spolveravamo questo formaggio di capra e ricordo quel profumo di quella pizza fritta, la festa, che io ho cercato di trasferire qua nel mio agriturismo, no? Infatti quando ho aperto la prima cosa ho detto: io voglio che nel menù dell'agriturismo ci sia la montanà, la pizza fritta che faceva nonna. Ci mettiamo sempre la passione, l'amore, però devo essere sincera, quel profumo che sentivo quando la faceva mia nonna non riesco più a sentirlo. Che cos'è per me la dieta mediterranea? È mangiare secondo la natura, secondo quello che è il ciclo naturale della natura e dell'agricoltura. Io ragiono in questi termini perché la vivo in primis, cioè vivo comunque, lavoro, cioè la mia vita ruota attorno a un'azienda agricola, quindi so da gennaio a dicembre qual è il ritmo
naturale dell'agricoltura, che cosa ti dà la terra in quel momento, senza forzare, senza trattamenti, senza veleni, senza medicine. Quello che la natura ti offre, la natura va rispettata. Quindi quando è il periodo dei carciofi si mangiano i carciofi, quando è il periodo delle fave si mangiano le fave, quando è il periodo dei broccoli si mangiano i broccoli, tanto che i miei figli a volte dicono mamma sempre broccoli, o scaldati o sfritti. La natura in questo periodo dà questi, i pomodori perché andare a comprare i pomodori a gennaio, a dicembre, quando è roba di serra, cioè sappiamo che ci avveleniamo, perché andiamo a comprare invece la frutta, la verdura, soprattutto la frutta e la verdura, i pesci a mare, i pescatori, cosa pescano? Quello ci dobbiamo andare a comprare, non andiamo a cercare le pesche a dicembre, a gennaio perché ho voglia della pesca, mangiamo quello che è tipico e stagionale della terra nostra. Questo è Mediterraneo, niente di più. Grazie Gabriella. Grazie a voi. Faccio pure a condiglieto. Bellissimo.